Ultimamente si sente tanto parlare di smart working. Nelle imprese si discute di orario flessibile, lavoro in remoto da casa, tutti strumenti che tendono a conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli della vita privata. Ho letto recentemente che lo smart working, inteso come lavoro da casa, sarà entro il 2020 una realtà per il 51% delle imprese italiane. Bene, l'articolo concludeva con una frase: e finalmente le esigenze dell'individuo saranno al centro del rapporto con le aziende. Ora, questa conclusione mi ha fatto un po' pensare, perché qualcosa non mi torna. Come prima cosa vorrei ribaltare il concetto della contrapposizione tra esigenze dell'individuo ed esigenze dell'azienda. L'azienda non è un'entità astratta, l'azienda è fatta di persone, di individui, e diventa un'azienda solo quando si relazionano tra di loro. Bene, dal mio punto di vista, diciamo, questo è il punto chiave. Io poi vorrei anche ricordare che smart vuol dire intelligente, non è sinonimo di lavoro in remoto. E quindi oggi vorrei dirvi che cosa è per me smart per un'azienda. Tenova, società in cui lavoro, è una multinazionale, è una società di ingegneria che di fatto occupa 3.000 persone, sparse in 22 paesi nel mondo in oltre 50 uffici e impiegate nel settore siderurgico e minerario. Bene, le nostre persone, il loro know-how sono l'asset principale della nostra azienda, ma le relazioni che queste persone generano tra di loro permettono di realizzare le macchine che vedete. Ora, noi non produciamo sempre tutte queste macchine, ma in realtà sempre le progettiamo. Dai nostri uffici non escono pezzi meccanici, dai nostri uffici escono idee, tecnologie che permettono di fare queste macchine. Bene, le persone per noi sono tutto ciò che abbiamo. Ora, questo è molto importante per un'azienda, specie se quelle come la nostra che hanno nel know-how l'asse principale, è importante generare sempre scambi interni ed esterni, scambi interni tra dipendenti che hanno competenze, ruoli, esperienze diverse, e scambi esterni con i fornitori, i clienti, le scuole, le università, le istituzioni. Insomma, è importante pensare a questo bisogno di scambi e ogni giorno cercare di creare le condizioni perché le relazioni si possano esprimere al meglio. Io questo lo chiamo smart connecting. Ora, pensiamo all'etimologia della parola company. Company deriva dal latino cum panis, cioè partecipi dello stesso pane. Ora, l'azienda è un insieme di individui che condividono gli stessi obiettivi, il pane appunto, e insieme cercano di raggiungerli. Qual è l'obiettivo alla fine di un'impresa? L'impresa deve garantire competitività. Questo attraverso tre cose. L'efficienza, cioè migliorando ogni giorno i processi, la produttività dei processi. Poi l'innovazione di prodotto, l'innovazione di servizio. E infine il mantenimento e l'accrescimento del know-how delle persone. Bene, per me, io ho avuto la fortuna di visitare alcune aziende. Una di queste era un'azienda che aveva spinto all'estremo il concetto di lavoro in remoto. E visitandola ho incontrato alcuni giovani brillanti. Questi giovani, ho potuto fare a loro delle domande, ho chiesto loro che cosa cambiereste di questo ambiente di lavoro. Bene, mi hanno risposto: noi qui siamo da soli, non sappiamo da chi imparare, stiamo imparando dai computer, se l'avessimo saputo non saremmo venuti qua. Fateci tornare in ufficio i manager, le persone esperte, noi vogliamo imparare da loro. Bene, vorrei raccontarvi la nostra storia, che è un po' diversa. Noi 3 anni fa abbiamo preso la decisione coraggiosa di trasferire la sede di Tenova, la sede principale di Tenova, dal centro di Milano a Castellanza, dove già avevamo un sito produttivo. Bene, siamo oggi qui da 2 anni in un sito qui vicino che chiamiamo Campus di Tenova, ma perché ho parlato di scelta coraggiosa? Perché sin dall'inizio sapevamo di avere tutti contro. I dipendenti di Castellanza, perché in qualche modo con il trasferimento si vedevano occupati, invasi, e i dipendenti di Milano, abituati come me, che abitava a 300 metri dall'ufficio, alle comodità logistiche del centro cittadino e che quindi vedevano un po' questo trasferimento come la chiamavano la deportazione in campagna. Per darvi un'idea, una delle domande che mi è stata fatta è stata: ma a Castellanza c'è il parrucchiere? Il parrucchiere. È evidente che non ho fatto io questa domanda né avevo molte risposte da dare. Bene,
abbiamo deciso di andare avanti con il trasferimento e con l'investimento, e abbiamo aggiunto, se volete, alle difficoltà logistiche di costruire un edificio, quelle delle difficoltà relazionali, di mettere per la prima volta insieme due gruppi di collaboratori a convivere sotto lo stesso tetto. Ma siamo andati avanti perché, a mio avviso, non il centro di Milano, ma qui a Castellanza avevamo gli spazi per creare lo spazio di lavoro che volevamo. Bene, noi volevamo ufficio open space, aule per il training, un auditorium, volevamo una mensa bella, luminosa, degli spazi verdi in cui camminare, in cui incontrarci. Volevamo avere uffici, laboratori e la fabbrica vicini per fare ricerca, ma anche una palestra, un campo sportivo. Bene, in sostanza tutti questi spazi ci aiutavano a creare prossimità e relazione. Ora, vorrei raccontarvi un altro esempio. Ho visitato una volta uno startup in Israele, in un ufficio peraltro non molto diverso da questo capannone, e entrando ho visto sul soffitto un'enorme rete piena di palline colorate. Per un attimo vi sembrava quasi uno spazio giochi dedicato ad accogliere i bambini, i figli dei dipendenti. Bene, ho chiesto che cosa fosse. Mi hanno spiegato che ogni volta che un collaboratore riscontrava un problema che fosse un problema con un cliente, un problema legato a un processo interno, bene, premeva un'icona sul desktop, sul computer, e questa attraverso un sistema di canaline scaricava una pallina rosso-gialla a seconda della gravità del problema dentro la rete. Quando però il collaboratore risolveva un problema, allora premeva un'altra icona e questa icona invece scaricava una pallina verde dentro la rete. Bene, questo aveva avuto due effetti importantissimi. Il primo, quello che vedendo a vista d'occhio le palline rosso-verdi, chiaramente le persone senza sofisticati sistemi di misurazione delle performance potevano capire esattamente come andava l'azienda. Vedere uscendo la sera il soffitto pieno di palline rosse certamente non era di buon auspicio per i risultati di fine mese, ma ancora di più, un effetto di squadra fenomenale, perché vedendo le palline rosse le persone smettevano di premere bottoni, convocavano riunioni, si preoccupavano di come risolvere i problemi, si mettevano insieme, portavano idee, insomma tutti si dedicavano a risolvere i problemi. Ora, c'era chi finiva il proprio lavoro e si dedicava agli altri, si rendeva disponibile. Qualcuno mi diceva soffriva di andare a fare la spesa per tutti perché potessero andare avanti fino a sera. Bene, questo è un esempio un po' estremo di condivisione. E però torno al mio punto iniziale. Un'impresa per avere successo deve alla fine concentrarsi su quello che ho chiamato smart connecting, cioè sulle relazioni tra le persone. Ovviamente la tecnologia in qualche modo favorisce il lavoro a distanza. Noi per esempio stiamo facendo molte cose a questo riguardo, ma è sbagliato guardarlo solo da questo punto di vista. Per esempio nei nostri uffici stiamo creando degli spazi, usando la realtà virtuale, in cui portare i clienti a vivere esperienze nuove. In che modo? Stiamo creando una virtual reality room in cui, grazie alla realtà virtuale, i nostri clienti possono rivivere l'esperienza, per esempio, di salire in alto a 100 metri da uno dei nostri sistemi di carico e scarico delle navi, oppure immergersi, entrare in un forno a 1000 gradi di temperatura e da dentro osservare cosa succede in questo forno. Bene, queste esperienze chiaramente non sono possibili nel mondo reale. Le nostre miniere sono sperdute in mezzo ai deserti, molte volte in profondità. Le nostre acciaierie che produciamo hanno di fatto temperature altissime, quindi non permettono questa prossimità fisica. Ora, grazie alla realtà virtuale, riusciamo invece a quindi creare delle relazioni prima impensabili. Ora, io non voglio dire che questo modello si possa applicare a tutte le aziende, dico solo che ogni azienda dovrebbe prima di tutto focalizzarsi, guardando se stessa, su come le proprie persone lavorano in team, su come sono le relazioni all'interno dell'azienda, perché con le relazioni si crea valore, non certo seguendo le mode. Ora, è ovvio che vinta questa sfida, tutti gli strumenti, il lavoro flessibile, l'orario flessibile, il lavoro in remoto, ma come gli asili aziendali o la palestra, il corso di yoga in ufficio, sono tutti strumenti che certamente facilitano, me compreso, la dimensione privata, familiare, ma questo deve essere un punto di arrivo, non può essere il punto di partenza. Io penso all'azienda che ho definito prima, penso alla sfida di questa company che prima ho definito. Ora, questa sfida non si vince con il lavoro in remoto, questa sfida per me si vince con lo smart connecting, questa sfida si vince di fatto con l'intelligenza emotiva, non con la solitudine, si vince mettendo insieme 3.000 persone in 50 uffici, non creando 3.000 uffici da casa.
Per me l'impresa è una squadra e in quanto squadra ci si allena ogni giorno insieme. Grazie.